Waking up in this paradise, thought I was paralyzed. It's just as I realized, a continuous fall. I jumped on a fast train to jump off a fast train to land on my glass face. It all breaks the same. London Bridge is down. La regina Elisabetta del Regno Unito è deceduta e a prendere il suo posto è subentrato Carlo, il primogenito di Elisabetta e Filippo, che da oggi si chiamerà Re Carlo III. Chi è questo losco individuo? Oggi ti assicuro che lo conoscerai meglio. Questo signore è attualmente il re del Regno Unito, di Gran Bretagna, Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. I reami del Commonwealth sono 15 dei 56 stati del Commonwealth delle nazioni, il cui capo di Stato coincide con la persona detenente il titolo di sovrano del Regno Unito. Nonostante questo, è anche il capo della Chiesa d'Inghilterra, con tutte le influenze che ne derivano. Un personaggio controverso, molto controverso, salito alla ribalta non solo per essere dall'età di 13 anni l'erede al trono, ma per essere stato anche lo spiacevole marito di Lady Diana Spencer, quello che si nasconde sotto l'oro di palazzo, il marcio che si nasconde sotto ai finti sorrisi e agli impegni pubblici di queste persone è qualcosa che oggi andremo a vedere con la lente di ingrandimento. Se da una parte la regina Elisabetta II è stata il monarca che ha regnato più a lungo nella storia dell'uomo, 70 anni di regno, inevitabilmente Re Carlo è il monarca più anziano salito al potere all'età di 73 anni. Dopo la morte della regina, che con il nome in codice London Bridge is down ha dato il via ad una macchina incredibile di procedure ufficiali che vanno dalle comunicazioni con il Parlamento a come devono essere vestiti i giornalisti per tutti e 12 giorni di lutto nazionale, in data 10 settembre 2022 è avvenuta la proclamazione ufficiale di Re Carlo III, il primogenito della regina Elisabetta, che succede ufficialmente al trono dopo la cerimonia al St. James e dopo che la Session Council ha letto la proclamazione che poi il sovrano ha accettato dopo che un alto ufficiale dell'ordine della giarrettiera ha dichiarato le fatidiche parole dal terrazzo. Ma chi è Carlo? Di che cosa si occupa? Che ruolo ha svolto negli ultimi anni come principe del Galles? Di che cosa si occupa la sua fondazione? Quali scandali lo hanno visto protagonista? Andiamo a capirci qualcosa. Ho chiesto la votazione nelle storie di Instagram tra questo e vari altri video e questo ha nettamente vinto rispetto agli altri. Vedo che siete molto ansiosi di scoprire che cosa si cela sotto la corona inglese. Re Carlo III è l'erede di un impero coloniale che conquistava e sfruttava persone da tutto il mondo e anche Carlo e la sua famiglia hanno beneficiato di questa condotta egoistica e abusiva e alcune delle più odiose tradizioni reali continuano sotto di lui. In un paese che soffre di un peggioramento dell'inflazione, di un servizio sanitario al collasso, di una crisi energetica e di una crescente povertà, Re Carlo III e la sua famiglia godranno ancora oggi di un pagamento annuale dal governo britannico, noto come Sovereign Grant. La sovvenzione è costata ai contribuenti britannici qualcosa come 86 milioni di sterline, circa 100 milioni di dollari nel 2021, ed è stata ulteriormente aumentata di 27 milioni di sterline nei 2 anni successivi per aiutare a coprire un aumento del 17% delle spese reali. Nonostante questo reddito garantito dai contribuenti, secondo quanto riferito, l'ex principe Carlo avrebbe investito milioni in paradisi fiscali offshore. Secondo una serie di documenti trapelati noti come Paradise Paper, il The Guardian ha riferito che il principe Carlo aveva investito denaro privato in varie aziende con sede alle Bermuda e nonostante la rivelazione avesse suscitato molto scalpore nel 2017, il team di investimento dell'ex principe ha affermato di non avere alcun coinvolgimento diretto nelle decisioni di investimento e questo, sai perché?
perché usa dei prestanome, ovviamente, il solito gioco sporco di tutti che in questo caso ha coinvolto l'attuale re. Le Paradise Papers sono state fatte emergere dal Consorzio Internazionale di Giornalisti Investigativi, state vedendo l'inchiesta, gli stessi che hanno pubblicato le Pandora's Papers, di cui abbiamo già parlato, le Panama Papers, le Luxembourg Leaks e altre centinaia di inchieste devastanti che hanno toccato nomi talmente importanti in grado di sovvertire interi governi. Con la pubblicazione delle Paradise Papers, 13 milioni di documenti fiscali, signori, 13 milioni, il coinvolgimento dell'ex principe Carlo e della famiglia reale è stato inevitabile. A fine video condividerò tutti i link alle fonti, ai documenti ufficiali e ai siti ufficiali. Intanto qui da una mega inchiesta della BBC che riprende le notizie fatte trapelare dalle Paradise Papers possiamo leggere che la proprietà privata del principe Carlo, il ducato di Cornovaglia, ha investito segretamente in una società offshore che ha fatto pressioni per cambiare gli accordi sul clima, hanno rivelato i documenti delle Paradise Papers. Sustainable Forestry ha fatto pressioni sui politici affinché modificassero gli accordi globali per consentire lo scambio di crediti di carbonio dalle foreste pluviali. E dietro, cari signori, ci sono società all'interno delle quali ha fatto cospicui investimenti l'attuale re Carlo III. Tutto ciò di fronte alla sua trentennale battaglia pubblica per la salvaguardia ambientale, capirete che ha suscitato scalpore. Come? Prendi la sovvenzione dal governo britannico pagata dai contribuenti e non paghi neanche le tasse a fronte degli investimenti fatti con i soldi dei contribuenti e metti i soldi nei paradisi fiscali? Come? Pubblicamente ti batti per la salvaguardia ambientale e poi viene fuori che con 2 o 3 gradi di separazione hai finanziato aziende che fanno pressioni politiche per consentire lo scambio di crediti sul carbonio dalle foreste pluviali? Capite bene che si è acceso un infuocato dibattito sin dal 2017 grazie ai migliaia di fascicoli fatti trapelare dalle Paradise Papers. Quello che state guardando è un articolo del Sunday Times del 25 giugno 2022 che accusa l'allora principe Carlo di aver accettato €1 milione in contanti in una valigetta dall'ex primo ministro del Qatar, che, stanne certo, ha voluto qualcosa in cambio. L'inchiesta delle testate giornalistiche investigative inglesi, poi, in seguito, ha rivelato che quel €1 milione fraudolento consegnato in una valigetta stile film di mafia è stato solo uno dei 3 lotti di denaro per un totale di €3 milioni che il principe Carlo ha ricevuto personalmente dallo sceicco Al Thani, l'ex primo ministro del Qatar, tra il 2011 e il 2015. Non si parla di coinvolgimenti di terze parti, attenzione, si parla dell'attuale re che ha mediato personalmente ricevendo €3 milioni in contanti dal Qatar. Nell'ambiente si parla di cittadinanza e di titoli in cambio di denaro. Non è finita qui, attenzione, quello che state guardando è un articolo del New York Times del 30 luglio 2022 che parla chiaro, articolo che parla molto chiaramente, signori. La fondazione caritatevole del principe Carlo ha accettato milioni dalla famiglia di Osama Bin Laden. Hai capito bene, sarai rimasto a bocca aperta a questo punto del video, ti consiglio però di assimilare e di continuare a seguire. I fratelli del terrorista, nemmeno i cugini o che ne so, parenti lontani per i quali dici dai, l'unica colpa è quella di essergli parente. No, i fratelli del terrorista hanno donato milioni all'ente di beneficenza reale, anche se i collaboratori, ovviamente per salvare la faccia dell'allora principe e futuro re, hanno negato che Carlo avesse mediato personalmente l'accordo e... attenzione perché ora ci arriviamo. Voglio muovere solo un quesito, solo uno. Da dove arrivavano quei soldi? Io non lo voglio neanche sapere, non me lo voglio neanche immaginare. Capirete bene che a questo punto Scotland Yard ha aperto un'inchiesta ufficiale che è attualmente portata avanti. Ora, ovviamente essendo il re non so come funziona, sicuramente sarà protetto da ogni tipo di immunità diplomatica esistente sulla faccia della terra mai inventata dagli esseri umani, ma comunque sappiamo che sulla base di tutte queste informazioni trapelate, Scotland Yard aprì un'inchiesta. E cosa venne fuori? Tieni di conto il fatto che le dichiarazioni ufficiali erano quelle che, sì, avevano accettato le donazioni, ma che l'allora principe Carlo non aveva mediato direttamente con la famiglia Bin Laden. Ebbene, cosa venne fuori dalle inchieste? Te lo spiega il New York Times, nero su bianco.
Il Sunday Times ha riferito che il principe Carlo aveva mediato personalmente il pagamento dopo un incontro privato con Bakr Bin Laden alla Clarence House di Londra il 30 ottobre 2013, 2 anni dopo l'uccisione di Osama Bin Laden in Pakistan. Il giornale riportava anche che l'erede al trono aveva deciso di accettare la donazione nonostante le obiezioni dei suoi stessi consiglieri. 3 milioni dal Qatar, terroristi sauditi, intrallazzi con i paradisi fiscali, sostegno a pressioni politiche per agevolare il commercio del petrolio. Oh, really? Please. Boom. Il nome della fondazione dell'ex principe Carlo è Prince of Wales Charitable Fund e la sua missione dichiarata è quella di trasformare vite e costruire comunità sostenibili, assegnando sovvenzioni ad un'ampia gamma di buone cause, quali istruzione, salute e benessere, inclusione sociale, salvaguardia ambientale. Peccato però che la parolina corruzione non si legge da nessuna parte. Grazie alle numerose inchieste fatte dai giornalisti investigativi provenienti da tutto il mondo è venuto fuori che la fondazione del principe Carlo scambiava onoreficenze reali e concedeva la cittadinanza in cambio di denaro. L'amministratore delegato dell'organizzazione benefica dell'ex principe Carlo si è dimesso pochi mesi fa a fronte degli scandali, così che il monarca ne uscisse pulito. In seguito ha riferito che è stato obbligato a firmare un NDA che gli impedisse di parlare della famiglia reale. L'anno scorso Oprah Winfrey ha rilasciato una famosa intervista al principe Harry e a sua moglie Meghan. Ora, cercherò di essere il più breve possibile. In questa intervista la coppia ha ammesso che Meghan aveva ricevuto critiche per il tono della sua pelle da un membro della famiglia reale. Non dissero assolutamente di chi si trattava, parlarono soltanto di alcune critiche in merito al tono della sua pelle, ecco. Il libro di Christopher Anderson, Brothers and Wives, Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan, dentro la vita privata di William, Kate, Harry e Meghan, ha identificato, grazie a testimonianze dirette, la fonte dell'osservazione offensiva fatta alla moglie del principe Harry. E indovinate chi era? Era l'allora principe Carlo che, chiedendo a sua moglie Camilla come si aspettava che fosse la progenie di Harry e Meghan, Camilla ha semplicemente detto splendida, ovviamente, saranno dei bambini bellissimi. Tuttavia Carlo ha chiarito che non stava parlando di bellezza, quando ha chiesto, aggiungendo, voglio dire, come pensi che sarà la carnagione dei loro figli? Tutto questo, signori, è scaturito da un'intervista di Oprah a Harry e Meghan e inevitabilmente solleva molti dubbi in merito alle capacità di giudizio del nuovo re. Nel Regno Unito, dopo questi scandali avvenuti di recente, si parla di giugno-luglio 2022, sono stati in molti a non ritenerlo idoneo per la carica di monarca del paese. NBC News l'altro ieri, 10 settembre 2022, esordisce, secondo me, con il titolo più pesante dell'intero panorama internazionale. Ci sono molte ragioni per porre fine alla monarchia britannica. Re Carlo III è la migliore. Spesso considerata una delle società più segrete del mondo, la massoneria, dalle strette di mano segrete ai rituali massonici, il mistero circonda l'organizzazione che ha legami con la famiglia reale britannica. Il duca di Kent è il gran maestro della Gran Loggia Unita d'Inghilterra da oltre 50 anni. Ciò significa che il cugino della regina è il massone più anziano dell'intera gerarchia massonica. Secondo la circolare pubblica della Corte Reale, nel 2017 l'86enne ha condotto 20 impegni legati alla massoneria e ha presieduto numerose iniziazioni. Anche il fratello del duca, il principe Michele di Kent, è un massone ed è gran maestro della Gran Loggia di Mark Master Manson e gran maestro provinciale della Gran Loggia Provinciale del Middlesex. Queste due personalità della famiglia reale sono le uniche ad essere pubblicamente massoni. Per quanto riguarda la famiglia reale nella sua interezza, possiamo tranquillamente procedere per deduzioni e sospetti. Il padre della regina Elisabetta, Giorgio VI, fu gran maestro della Gran Loggia di Scozia tra il 1936 e il 1937 e basta riproporre un excursus storico in merito alla massoneria per capire che ruolo svolge in essa la famiglia reale britannica.
Sapete dove e quando è nata la massoneria? La massoneria, signori, è nata a Londra il 25 giugno 1717 e sulla base di questo immaginatevi quanto potesse essere influente il monarca e la famiglia reale all'interno dell'organizzazione. Re Edoardo VII, il bisnonno della regina Elisabetta, fu anch'esso Gran Maestro della Gran Loggia Unita d'Inghilterra dal 1874 al 1901. E sebbene ci fossero al tempo molti membri reali nella massoneria, è noto che, per privacy, è possibile farne parte, ma in segreto. D'altronde, signori, è una setta segreta e al giorno d'oggi è sempre bene proteggere le apparenze, soprattutto se sei la regina o un principe. La decisione di molti membri reali della massoneria è quella di rimanere, diciamo, anonimi. Un fatto assodato però è che siano letteralmente circondati dalla massoneria. La massoneria, signori, è al servizio di Dio e del re. E le famiglie reali che fanno parte delle logge massoniche non sono assolutamente un segreto. Di solito, infatti, il re viene dichiarato Gran Maestro d'Honoris Causa ed è un fatto assodato che tutta la discendenza di Carlo, tutta, faceva parte della massoneria. Da Edoardo VII, arrivando a Giorgio VI, il padre della regina Elisabetta, passando per lo zio della regina Elisabetta, ossia Edoardo VIII, che da re abdicò. Sì, quello che simpatizzava con la Germania nazista. Grandi sospetti si ebbero anche sul coinvolgimento della regina con la massoneria. Il marito della regina e padre di Carlo, il principe Filippo, era molto attivo all'interno dell'organizzazione, tanto che ricevette un elogio funebre venendo ringraziato per i molti servizi svolti dal sito ufficiale della massoneria di Norfolk. Dal principe Filippo, arrivando a suo figlio, la massoneria ai più alti livelli del potere nel Regno Unito è quasi un'usanza, una cultura che ha espanso i suoi confini e allungato le sue spire dalla famiglia reale ad ogni altro paese del mondo. Io spero che questa inchiesta ti sia piaciuta, spero di aver approfondito nel migliore dei modi la figura del nuovo re e per oggi, cari amici e cari amiche, è tutto. Mi raccomando, se hai apprezzato il video lascia un like, se hai apprezzato e intendi supportarmi aiuta il mio lavoro di divulgazione lasciando un semplice like al video. Grazie di cuore per essere stati con me e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio.